Così è come doveva finire l'episodio precedente. Dico, uno può di prima mattina con gli occhi cacati fare ste robe. Pronto? 3, 2, 1. Minchia! Io ieri sera volevo ammazzare tutti, guarda che cazzo di strada mi hanno fatto fare. Anzi, questo non è arato. Noi siamo saliti da lì e stavo crepando. Dal deserto della Bardenas e tutto, non vediamo l'ora di andare via per le zanzare e il caldo. Dormire in tenda è bello, soprattutto se trovi posti in cima, comunque con uno spettacolo, un bel panorama davanti. Ma poi a rimpacchettare tutto, se becchi la giornata con 35 gradi e il sole che ti batte sul cervelletto, non è proprio il massimo. Con calma vi spiego un po' cosa è successo ieri. Praticamente prima eravamo partiti a dormire, cioè volevamo dormire in questo, vicino a questo laghetto. Il problema è che le zanzare ci stavano mangiando vivi. Mentre ci facevamo il giro abbiamo trovato un altro posto dove poter dormire. Abbiamo pensato va bene, dopo ci facciamo questo giro, perché tanto praticamente questo deserto, essendo una base militare, è come se ci fosse giri attorno alla base. Va bene, ci facciamo il giro, ci divertiamo, io volo con la moto in modo di fare una foto, e nel frattempo ci stava raggiungendo Matteo, che era andato a Saragozza a sistemare i suoi raggi, e lui lì non voleva dormire. Quindi poi prendiamo i bagagli, andiamo dove eravamo, Matte non c'era e allora siamo andati in quel posto. Il problema è che andare in quel posto, ragazzi, era, cioè, non ho fatto il video perché già ero troppo incazzato. Mica, ma è stato mortale. Così, per animare un po' la mattinata, decidiamo di scambiarci le moto con Lost, e ho l'onore di provare la sua Tenerella. Ma qua il freno c'è? Ma non lo fa Nicolò il navigatore? Ma qua mi dice che posso andare sia a destra che a sinistra. Porco demonio, ma è stonato. Nico, vai avanti tu. Ah, vero. Ma dove si mettono qua i piedi? Ma non frena! Ma tutte queste vibrazioni, dico, sono normali? Giusto? Ma scusa signora, è che non la so portare questa moto. Ma è pure tutta storta! Ma come fai ad andare dritto? Guarda, a me non mi salutano adesso. Allora, se tu dovessi tenere qua il coso dritto, il manubrio dritto, te ne andresti in via Pampelmone. Mamma mia, già quanto sono? Ce l'ha il conto chilometri? Sì, 70. Minchia, ma come fai a viaggiare con una roba del genere? Però gigante. Siamo nelle imbalse di Ielsa, una roba del genere. Ci stiamo rinfrescando. Nel frattempo, dove cazzo sta? Matte ha cambiato le pastiglie della sua motina. Ci faremo, penso, un altro bagno e poi partiremo, non so per dove. Io qua farei una bella dronata. Sì. Pezzi di lordi, andatevi a lavare, va. Qualcuno in qualche commento precedente mi ha scritto: Fede, ma ancora non hai rotto nulla. Eccolo là, ho messo la Insta360 One X2 in acqua per fare delle riprese, bam, è entrata acqua, non so come. Quindi Insta360 One X2 non è impermeabile. No, a me danno una tega su. Vengono piano. Dico, fallo veloce. Ma ti tira una mina, c'è un po' di ghigliottina. No. C'ho sete. Ti manca il GS, dai. Che deficiente. Questo passo di montagna che si chiama Ostrago Octavia Irati. Ecco, segnatevelo perché non lo troverete mai, perché non sarà sicuramente questo. E niente, con Osmand cercavo rifugio non custodito. Praticamente qui molte zone, cioè praticamente quasi tutte, c'è divieto di
campeggio. Qua inizia la traccia. Olà! Inizia da qua. È bello. Sì, lascialo. Sta facendo un giro. Lo sa, madonna. Non pisciarmi sulle gambe, vecchio. Ecco che c'è. E guarda. Hai detto che sono impermeabili. Perché ho finito, se no ti cago dentro gli stivali. Cos'è, canale? Cos'è? No, c'è solo il drone che deve atterrare. Ah. Ma no! Ma cos'è? Ah. Ma facciamo una cosa, partite voi e vi faccio una dronata E seria. anche qualcun altro aveva scritto: Fede, ti sta durando tanto il drone. Tac. Oh! Aspetta che fa falsa partenza, aspettate. Vai. Se sta in piedi forse riesce a prendere qualche culata in meno. Guarda come è rilassata quella mucca. Ma sta gomma ti sta portando da tutte le parti alla fine. Sì, il problema sono io, non è la gomma infatti. Ma non era facile questo. Va bene. Da su, la gomma ci voleva comunque, perché poi se faceva l'erba. Non era facile sto pezzo. Adesso scendiamo di qua, con la strada così, Fede. Sì, sì. E poi ci riaccordiamo su una strada asfaltata che ci dovrebbe portare a un rifugio. Va bene. Sono stanco, sono molto stanco. Non perché abbiamo fatto tanti chilometri, ma più che altro non lo so, sbalzo di temperatura, il rapporto con i ragazzi, non lo so. Adesso abbiamo fatto l'ennesima spesa, partono almeno dai 10 ai 15 euro per la spesa al giorno, per cena, almeno a me. E adesso siamo alla ricerca di un rifugio. Vedi, cioè, si vive sempre come niente, con l'incognito di dire ok, dove siamo, cosa c'è attorno, ok, c'è questo rifugio, ci arriviamo e tipo chiuso, dicevo, adesso forse piove pure. C'era un cartello grosso così con su scritto vietato campeggiare. Bene. Se il rifugio è chiuso e noi non possiamo campeggiare, ci toccherà tornare indietro. Rifugio de montagna Cerrado. C'è da dire che inizia a piovere. Sicuro? Ho sentito le gocce. No, io sentivo il profumo. Andare sempre in giro così comporta anche questo. Cosa dice Nico? Rifugio? Come sta? Cerrado, ma Cerrado. il cacciavite ce l'abbiamo. Oltretutto guardate che cielo che c'è. Ragazzi, mi sa che si dorme in ostello. Sento odore di pioggia e d'ostello. Niente, come immaginavamo il rifugio era chiuso, poi era troppo vicino alla strada e non era forse il massimo stare lì. Così inizia il calvario per trovare una sistemazione per la notte. Chiediamo in giro, entriamo in case private, ma nulla, nessuno ci sa dire dove poter passare la notte, oppure sono tutti pieni. Sono più di 20 euro a notte, così cosa gli diciamo? Tutti youtuber. Gli diciamo Babbo Natale passa a dicembre. English? Troviamo un ostello poco distante da noi, ma chiedono 150 euro per una notte. Noi siamo poveri come le merde. Così Nico e l'host ci abbandonano e vanno alla ricerca di un luogo sicuro dove montare le tende. Io e Nico non demordiamo e continuiamo a vagare, finché una donna ci trova una camera in una casa rurale a 15 km da dove siamo noi. Cos'è sta? È casa? Non c'era nessuno che ci ospitasse. Io ho fatto il pezzente, quello che sono, ma dentro. Arriviamo quindi a casa della mitica Pilli, nonché una casa rurale, ovvero casa sua allestita come un ostello con le camere, ed è tanto gentile che ci prepara persino la cena. Pedro Arena, Pedro Arena, todo junto. Pedro En Italia no tenemos Esto- casa rural. No hay. No.
No. No. Muy buena. Sí, es otra forma. Ajá. Otra forma de sí. Che cosa orripilante! Non ti piace? Sai cosa sono? Zampe. Ah! Come sarà che facciamo sto passo di montagna, non si vede una minchia, piove, non ci sono neanche due fighe nude in cima al passo. Il problema di avere un rimbambito come Lost sempre collegato a interfono è questo. Sconfiniamo in Francia e abbiamo la fortuna di prendere un caffè in un hotel 4 stelle. 10 euro a testa. Un caffè! Cioè, basta guardare le zollette dei trucchi. Non c'hanno le bustine come i poveracci. Allora, questo qua è un 4 stelle. No, almeno togliti la giacca. Almeno togliti la giacca, sembri più normale, si vedono così, dicono questo è un barbone, chiede soldi. Ma io mi chiedo, i vlogger come fanno in giro così? Così io vengo da te, no? Tu guardi lì io... Dai, entra nel coso 4 stelle. Siamo di nuovo in Francia. E come fanno le francesi? Cosa c'è? Vieni qua. Ah, Perezza, qualcosa. Cazzo ne so. È come una stronza. Credo che sia la strada più difficile che abbia mai fatto con... Bastian, non lo so come si dice.